Buongiorno raga, bentornati sul canale. Come vedete i frutti crescono e adesso vi faccio un po' vedere come l'evoluzione che ha avuto l'orto in quest'ultimo periodo, che cosa abbiamo piantato, che cosa stiamo raccogliendo e cosa andrò a raccogliere oggi. Faremo un bel giro perché è un po' che non dedico anch'io tempo a questo luogo. Abbiamo avuto una bella produzione di pomodori, soprattutto di questi ciliegini qui, che adesso, nonostante sia già il 1° di ottobre oggi, stanno continuando a maturare, infatti siamo contenti. A differenza dei cuori di bue e i San Marzano, che sono tanto verdi, invece loro fanno meno fatica e stanno maturando con più semplicità. Qui davanti abbiamo messo un bel po' di broccoli e dei cavolfiori, che sono rimasti più piccini rispetto a questi qui, che sono sempre cavolfiori, come vedete. Tra l'altro questo è da raccogliere e sono decisamente più grosse queste teste qui. Ora ve la faccio vedere, guardate che meraviglia. E la natura ha fatto tutto da sola. Hanno un profumo fortissimo, peccato che non si possa sentire, e con i cavolfiori non abbiamo trovato veramente alcuna difficoltà nella coltivazione, a parte la maledetta cavolaia che ci ha fatto un po' dannare, però nel cavolfiore devo dire non tantissimo, di più nel cavolo verza. Dopo vi farò vedere da più vicino che cosa ci ha combinato la cavolaia. Qui avevamo messo delle melanzane che sicuramente anche loro sono pronte, sono da raccogliere. Poi qui avanti, se vi ricordate, tempo fa vi avevo fatto vedere le carote che avevamo coltivato nel bancale lì rialzato, che erano venute molto, non erano riuscite ad andare in profondità, e vi avevo detto che avremmo fatto un tentativo in questa zona qui dell'orto, dove la terra è molto più morbida, cosa che la carota apprezza molto, perché crescendo sottoterra più trova il terreno morbido, più ha possibilità di andare giù e allungarsi. Quindi adesso andrò a raccoglierle. Ne ho tirata via qualcuna prima per vedere un po' il risultato, non è ottimale, però sicuramente migliore rispetto al primo tentativo. Ecco, queste sono quelle che ho già raccolto, e comunque il risultato è discreto, almeno è andata un po' più in profondità, non è venuta dritta, però quelle dell'altra volta avevano proprio questo pezzo finale mancante, quindi sì, erano tutte più o meno così. Invece loro vedo che hanno iniziato a sviluppare anche la parte inferiore. Vediamo adesso, togliendole un po', cosa troviamo. Ecco, questa già assomiglia a una carota. In questa parte qui abbiamo messo alcune tipologie di cavoli, che in realtà tutto l'invernale, cavolfiore, cavolo verza, cavolo romano, abbiamo preso, diciamo, quelle varietà lì. E qui, come vedete, ci sono i pomodori San Marzano. La scorsa volta ho fatto un bel raccolto. Adesso questi qui, come vi anticipavo, sono tutti verdi, non so se riusciranno a maturare sinceramente, fa già abbastanza freddo, il sole inizia a essere un pochino più basso, gli arriva tutto il giorno però un po' più basso, quindi non so se riusciremo a raccogliere ancora qualcosa. Ecco, qui abbiamo una grossa produzione grossa, comunque sì, ci sono un bel po' di melanzane da raccogliere.
Come vedete sia melanzane che cavolo verza, pomodori no, sono belli grossi, devo dire la verità, però queste verdure qui che generalmente sono magari di dimensioni più grosse, da noi sono un po' più piccoline. Crediamo che sia dovuto al fatto che vabbè, sia magari l'altitudine conta e senza dubbio il fatto che è un terreno non troppo fertile, essendo il primo anno che lo coltiviamo, appunto. Sapete già bene tutti quanti che abbiamo fatto diversi esperimenti, quindi alcuni appezzamenti sono un po' più fertili perché c'è più materia organica, altri meno, e quindi adesso si vedono un po' i risultati. Negli anni speriamo di ingrandire i nostri ortaggi, quindi anche di conseguenza raccolto, però siamo strasoddisfatti perché appunto non utilizzando nulla come fertilizzanti piuttosto che prodotti per mantenere lontani insetti, roba del genere, è venuto tutto. Questi cavoli qua sono stati divorati dalla cavolaia. Ah, qui c'è un gattino, vieni fuori. ma vedete cosa, il lavoro che fa la cavolaia? Mangia tutta la foglia all'esterno. Il problema è che, ecco, tipo qui si vede molto bene, il problema è che se poi arriva il frutto insomma ti divora nel giro di pochi giorni. Guarda qui che roba. Questo l'hanno fatto in poco tempo e quando ce ne siamo accorte ce n'erano veramente tante che abbiamo rimosso manualmente. È chiaro che se uno utilizza prodotti queste cose non succedono, però vabbè, il bello e il brutto di non utilizzare niente. Mangi le verdure sane, però in alcuni casi come quello dei cavoli devi fare tanta attenzione. Infatti probabilmente vedremo in futuro magari di adottare dei teli. Abbiamo visto che è un po' il metodo più comune per chi coltiva cavoli in maniera naturale, metterei dei teli in maniera che queste maledette non riescano ad arrivare alla verdura. Sono buonissime. Questo quindi è il raccolto del giorno, e che adesso alcune cose le andremo a conservare chiaramente perché non possiamo mangiare tutto nell'arco di poco tempo. Abbiamo un grosso freezer, quindi alcune varietà di ortaggi le andiamo a congelare, altre le metteremo in barattolo e piano piano sperimenteremo sempre di più, insomma, questi metodi di conservazione. Quindi la nostra idea, come avete visto un po' nel corso del tempo e anche in base a quello che abbiamo piantato adesso, è di avere poi un'autosufficienza annuale di cibo. Adesso vi porterei di là, che è la zona in cui abbiamo trapiantato le zucche. Se vi ricordate, avevo preso i piantini da quest'orto qui per metterlo nell'altra parte terrazzata. Pensavo avessero sofferto tantissimo quelle piante perché erano già molto grosse. Quando sono andata a trapiantarle erano delle piante di semi recuperati, e invece si sono riprese alla grande. Abbiamo delle zucche che fanno paura, quindi venite pure a vedere. Non ricordo quante piante, forse una quindicina ne avevo messe, hanno completamente coperto la superficie. Io poi sono andata a cimarle per lasciare più o meno 3-4 zucche a pianta per farle un po' ingrossare. Ne abbiamo di diverse varietà, come vedete. Adesso non sono ancora pronte, aspettiamo che secchi bene il picciolo, che penso nell'arco di un paio di settimane di riuscire a raccoglierle. E anche queste qui ovviamente la conserveremo in tantissimi modi. Un po' la congeleremo, ci piacerebbe farla essiccata, fare delle creme da mettere in barattolo, insomma. Poi noi siamo golosissimi di zucca, quindi non ce ne sarà in abbondanza, anzi. Però siamo molto contenti di questa parte qui. È stato proprio un esperimento, devo dire, ben riuscito. Tutte le piante hanno prodotto, anche perché qui abbiamo le api vicino che vengono a impollinare i fiori, quindi è stata una semplice coltivazione. E qui abbiamo messo tutta una striscia di
sempre di cavoli. Adesso non so esattamente quanti ce ne sono, comunque siamo andati a seminarli, cioè a trapiantarli in tempi scaglionati, così da avere raccolto man mano durante l'inverno, appunto. Per chi ci segue da poco, questa zona qui praticamente è stata terrazzata e sono state realizzate delle swale per far sì che l'acqua, essendo molto scosceso il terreno, non scivoli via ma penetri attraverso il terreno e irrighi in maniera naturale e non venga dispersa appunto l'acqua. Nella parte dello scavo chiaramente dove si accumula l'acqua, la parte più alta è quella in cui andremo a mettere poi delle piante da frutto, quindi in cui ci sarà il nostro frutteto con delle piccole coltivazioni magari anche di frutti piccoli. Tu hai il raffreddore. E invece nelle parti terrazzate più pianeggianti, e dove appunto abbiamo messo adesso le zucche e i cavoli, che ce ne sono 3, andremo a coltivare. Adesso solo una zona è stata l'abbiamo coltivata e le altre 2 dovremo ancora farle. Adesso ci piacerebbe realizzare un semenzaio, quindi piano piano espanderemo la nostra coltivazione. Oltre al semenzaio, poi una cosa indispensabile sarà la serra, perché appunto abbiamo visto che tantissime cose, se qui tornano le stagioni come una volta e quindi l'estate dura poco, ovviamente abbiamo poco tempo per coltivare alcune tipologie e la serra ci verrebbe veramente in aiuto, quindi sarà uno dei progetti futuri senz'altro. Questo strano fenomeno per cui i gatti ormai ci seguono ovunque, anche nel bosco, sono diventati una sorta di cane, vero? E quindi li vedrete sempre in giro con noi, anche quando andremo nei boschi. Andiamo? Dai! Dai, andiamo! Tra l'altro abbiamo una notizia bomba, finalmente arriverà un nuovo membro nella famiglia, prenderemo un cane tra poco, un altro, una femmina, per la felicità di Nomad. Un sogno si avvera finalmente, perché aspettavamo questo cane da tanto tempo, volevamo prenderlo da un po' di tempo e adesso che siamo un po' più tranquilli, che abbiamo finito un po' di lavori importanti qua sul terreno, diciamo che abbiamo un attimo di tempo per respirare e dedicarci al nuovo cane in maniera intensa. Totale. E non così anche tanto per... Sarà un cagnetto, anzi un cagnone, molto impegnativo. Molto impegnativo. Finalmente ho ritrovato un amico con cui abbiamo passato tutta l'infanzia, praticamente veramente ogni giorno, e abita proprio qua vicino, 20 minuti da noi, a Giaveno. Fa l'addestratore cinofilo e quindi ci siamo messi in contatto, abbiamo parlato un bel po' e tutto, e hanno dei cuccioli di pastore olandese, allora abbiamo deciso di prendere un cane da loro. Anche sotto il suo consiglio proprio. Esatto, sì, abbiamo parlato parecchio tempo, ci siamo incontrati diverse volte, ci ha spiegato un po' tutta la situazione, che cane è, che tipologia. Quindi ve lo anticipiamo, e non è un cane diciamo adatto a tutti, questo lo spiegherà poi anche Andrea in maniera dettagliata. Esatto. È un cane da lavoro, un cane da difesa, quindi. Sì, noi andremo a prendere questo pastore olandese e andremo a fare tutto un percorso con Andrea, appunto dai primi passi a appunto poi arrivare al corso di difesa, che sarà un percorso molto lungo che andremo a intraprendere appunto con Andrea. Andrea non è solo, c'è anche Giulia che è la sua compagna. Loro gestiscono tutto il centro cinofilo che c'è lì a Giaveno, è un posto spettacolare, infatti non vediamo l'ora di portarvi. Vedrete anche man mano nei mesi l'evoluzione del cane, appunto adesso è ancora cucciolino, è proprio... Adesso avrà 15 giorni. Sì, una ventina di giorni, esatto, e non vediamo l'ora perché siamo proprio elettricizzati, veramente sarà la gioia della vita. Un'altra
un'altra gioia della vita, E veramente. magari questo incontro appunto con Andrea può tornarvi utile sia per capire un po' di più del mondo della cinofilia, cosa in cui anche noi eravamo davvero tanto ignoranti. Siamo, perché infatti Sì, siamo attualmente. nei prossimi giorni vi portiamo da loro, andremo a breve e vi facciamo parlare anche con lui. Andrea parlerà esclusivamente appunto del cane, Certo, del cane di che questo prenderemo. tipo di cane, quindi vi farà capire un po' tutta la situazione. Noi adesso ci siamo incontrati, abbiamo parlucchiato, diciamo, lui vi spiegherà proprio nel dettaglio di cosa Perché si secondo tratta. lui è adatto anche Esatto. al nostro stile di vita. Diciamo che quando l'abbiamo incontrato ci ha consigliato, essendo qui una zona completamente isolata, avere un cane di questo genere, di questa tipologia al proprio fianco fa sentire molto sicuri. Sono cani comunque che generalmente hanno le forze dell'ordine. E poi voglio dire, il cucciolo di Andrea e Giulia, vuoi non prenderlo? Esatto, non potevamo Sì, rifiutarci. siamo proprio contenti proprio come persone. Andrea e Giulia sono Sì, anche di iniziare proprio un percorso con loro esatto. e nel corso dei futuri video, appunto dei futuri anni soprattutto, sicuramente farà parte della nostra quotidianità il percorso con loro, quindi sarà una cosa che vedrete e speriamo possa essere di vostro interesse. Nomad, dai, vieni un po' su. Eccolo. Ciao cucciolino. Leggermente invadente. Chi vivesse da queste parti, quindi la provincia di Torino, anche fuori in realtà, chi avesse semplicemente bisogno di una mano per la gestione del proprio cane, può fare riferimento ovviamente ad Andrea e Giulia, li potete contattare tramite Arenadog e venirli a trovare, venirli a conoscere, insomma, perché vi si aprirà sicuramente un mondo, veramente. Anche solo se siete un po' appassionati di cinofilia o se avete appunto un cane, non per forza perché avete bisogno di fare delle correzioni comportamentali, proprio per anche conoscere solo... la mente di un cane, Esatto, per capire a pieno e godersi al meglio il rapporto col cane, vi consigliamo assolutamente questo centro cinofilo. Assolutamente. Dai.
Questo mese ci sarebbe piaciuto realizzare un pochino più di video qui su YouTube, non siamo riusciti a stare tanto dietro alla produzione appunto di video perché siamo stati super impegnati con l'artigianato, cosa assolutamente positiva, e quindi vi ringraziamo perché sicuramente tanti ordini sono arrivati anche grazie a voi. E come sapete Christian produce collane in legno, io invece realizzo presine in cotone con un piccolo telaio. E vi ricordo che per ordinare, per sostenere il canale, insomma, potete acquistare i nostri articoli semplicemente contattandoci su Instagram. A me trovate come Leonora Baudo Art, Christian invece lo trovate come Il Pirata del Legno, comunque vi lascio qui sotto tutte le informazioni, ed è un modo ovviamente per permetterci di portare avanti anche questa sorta di quotidianità tramite i nostri video su YouTube. Quindi ovviamente vogliamo far diventare l'artigianato l'attività principale. Adesso anzi Christian sta realizzando proprio la casetta per gli attrezzi nel terreno, che diventerà un po' il suo laboratorio, dove finalmente potrà anche realizzare anche altre creazioni oltre le collane, quindi ad esempio tazze in legno piuttosto che cucchiai in legno. Quindi rimanete sintonizzati sulla sua pagina Instagram perché vedrete un sacco di cose fighissime a breve. E qua sotto invece, dove è solito lavorare lui e creare tantissima polvere, lavorerò io con le mie presine. Sarà un po' più tutto fattibile, ecco, perché lui veramente quando lavora crea tantissima polvere. Poi per creare appunto tazze piuttosto che cucchiai ha bisogno di accette, ecco, non è il posto adatto la casa. Poi si è adattato finora, però adesso che abbiamo tutto questo spazio è giunto il momento di spostarsi da un'altra parte, e quindi niente, questa zona qui vicino al Magico Potager la occuperò io con il mio artigianato, insomma.